La verticalissima cascata di Risco indica che mi trovo in una delle levade più note dell'isola, ovvero quella delle 25 Fontes. Dopo la colazione a base di frutta tropicale di Madeira, tra cui l'inedita banana maracuja, mi sono diretto nel cuore verde e montano dell'isola. Si superano bananeti, mucche automobiliste e si entra in un canyon dove le nubi si addensano. Si attraversa un bosco di nodosi rami di erica che rendono l'atmosfera ovattata. Non si sentono rumori, sembra quasi di essere in uno studio di registrazione. Nel secondo episodio su Madeira abbiamo scoperto le Levada, gli antichi canali d'acqua oggi percorribili. Anche qua c'è qualche punto parecchio scosceso, però con delle viste sul canyon verdissimo che sono sensazionali. Anche la Levada delle 25 Fontes è immersa nella foresta tropicale di Lauris Silva. Questo canale d'acqua, quello delle 25 Fontes, hanno iniziato a costruirlo nel 1835 e l'acqua ha iniziato a fluirvi 20 anni dopo. Occhi alla testa poi, perché i nodosi rami di erica sono dappertutto e attraversano il sentiero, quindi soprattutto le persone molto alte come me devono prestare molta attenzione. Guardate ad esempio questo. Eccoci qua. L'acqua zampilla da fessure nella roccia, cola sui muschi e nutre specchi d'acqua cristallina. Una cosa è certa, in questi sentieri non sarete mai soli, non soffrirete mai la solitudine. Quelli che vi sto mostrando sono anche i più popolari, perché sono conosciuti per essere i più spettacolari, però ce ne sono tantissimi, meno battuti, e se li volete esplorare poi fatemi sapere come sono. Uno di questi, poco battuto e meraviglioso, ve lo mostrerò nel prossimo episodio. Ma eccolo, il punto di arrivo prima di tornare indietro, la cascata delle 25 fonti. Ed è così che nasce una levada, l'acqua sgorga dalla montagna, viene incanalata in questi condotti che poi scorrono via via giù fino alle aree agricole. Volete evitare la folla? Potete sfidare l'acqua freddissima della pozza. Riemergo dalla foresta e scendo verso la costa, occhio ai bovini. Dopo qualche tornante pongo lo sguardo su una vista per me inedita. Dopo la levada mi sono spostato sulla costa nord di Madeira, dove ad attrarre i visitatori sono soprattutto le piscine naturali, questi bacini d'acqua tra le scogliere di basalto dove le onde dell'Oceano Atlantico entrano dentro e schiaffeggiano i bagnanti. Gigantesche vasche oceaniche guardano verso il nord infinito. Qui a Porto Moniz, ad esempio, la pietra nera rende l'acqua dell'oceano color zaffiro. Le piscine di Porto Moniz sono molto gettonate. Il mio consiglio, quelle di Seychelles, a una decina di minuti da Porto Moniz, sono bellissime. C'è persino questo pittoresco arco di basalto nero, ma attenzione alle onde, perché quando sono potenti possono anche trascinarvi nel cuore dell'oceano. A Seychelles, dopo un'impressionante discesa, si raggiungono due piscine naturali, una più defilata, l'altra più frequentata. Allora, le ho provate entrambe. L'altra è più intima, questa è più pittoresca, quindi sicuramente più frequentata, però comunque decisamente meno gente rispetto a Porto Moniz. Di nuovo, occhi alle onde. Yeah, so many waves. Per rientrare a Funchal attraverso il canyon che divide in due l'isola. Ci sono poi borghi meno fortunati dal punto di vista turistico rispetto a quelli sulla costa, ovvero i borghi delle aree interne come questo, São Vicente, che invece vale decisamente la visita.
molto più sonnecchiante rispetto agli altri, è incastrato in mezzo a questo canyon dalle pareti verticalissime e boscose. Sono impressionanti i dislivelli che ci sono qua a Madeira. Ed è anche incredibile come abbiano costruito su degli speroni di roccia davvero impervi, e se ne ha un'idea visitando appunto i borghi dell'entroterra. Insisto, ve lo dico col cuore, non trascurate le aree interne. Questo è il borgo di Serra de Agua, in questo canyon che fende in due l'isola da nord a sud, e da qua si arriva a Ribeira Brava, dove andrò tra poco. A Ribeira Brava mi concedo una cena sul mare con maiale di Madeira e semifreddo rigorosamente al frutto della passione. Domattina andrò in paradiso. Levataccia all'alba questa mattina perché mi sto imbarcando per andare sull'isola di Porto Santo, l'isola della spiaggia dorata, e quindi si parte molto presto. Il traghetto parte alle 8 della mattina, ma si ha almeno l'occasione di godersi il cielo che si tinge di rosa dietro le colline e le montagne di Funchal. Sono finalmente sbarcato come i conquistatori di un tempo, come i primi esploratori portoghesi nell'isola di Porto Santo. Con le sue acque azzurre che la lambiscono, la vasta spiaggia e le scogliere monumentali, Porto Santo è un piccolo sogno. È l'isola dalla sabbia dorata, c'è questa spiaggia lineare lunga oltre 7 km ed è superba. È una sabbia dorata prodotta da coralli antichi milioni di anni. Alle spalle della spiaggia dorata ci sono alture aride, dalla genesi diversa e più antica rispetto all'isola madre. Madeira è nata con delle eruzioni vulcaniche di 5 milioni di anni fa che diedero vita anche alle isole Azzorre, sempre portoghesi. Ora quelle isole sono lontanissime, distano circa 1 migliaio di chilometri. Allontanandosi dal capoluogo Vila Baleira si trovano tratti di spiaggia dove vi troverete da soli. Come me in questo momento, dove la persona più vicina è ad una 50 di metri e dall'altra parte la prossima non la vedo neanche, forse qualche centinaio di metri. Praia da Lagoa, ad esempio, dove mi trovo ora, è un posto tremendamente pacifico, anzi forse è meglio dire atlantico. Pronti per il primo bagno nella spiaggia di Porto Santo? Eccoci! La spiaggia soffice sotto i piedi e l'acqua azzurra trasparente, fresca, ma si sta da Dio al sole. C'è un pochino di vento, ma dopo tutto è inevitabile in mezzo all'Oceano Atlantico ed è un posto paradisiaco. Sono la persona più fortunata in questo momento in mezzo a tutto l'oceano. Dopo il bagno vado ad esplorare l'isola. Da un capo all'altro ci sono solo una dozzina di chilometri. Bagno fatto e ho cambiato completamente scenario, perché se si passa dalla costa est a quella ovest lo scenario cambia completamente. Di là la spiaggia è lunghissima, qua invece queste scogliere a picco sul mare con questa roccia lamellare che sembra quasi sbriciolarsi. Si circumnaviga l'aeroporto dell'isola, che è una pista assurda in mezzo al nulla che taglia in due tutta l'isola. A differenza della verticalissima Madeira, qui le alture sono piuttosto basse. Da qui, quando l'arcipelago di Madeira doveva tutelare il proprio commercio di canna da zucchero da corsari, da pirati, le vedette li avvistavano dalla cima più alta di Porto Santo, da Pico do Facio. Siamo a circa 500 metri sul livello del mare. C'è questa piccola foresta di cipressi, questa curiosa specie di cipressi, tra l'altro con queste chiome che sembrano come delle fiammelle verdi che puntano verso il cielo. Anche perlustrando la costa rocciosa di Porto Santo ci si imbatte in calette balneabili decisamente appartate. Ma dal punto di vista paesaggistico non hanno nulla da invidiare alle spiagge più belle del mondo, e sarete completamente soli come me adesso. Il capoluogo di Porto Santo è Vila Baleira, dove la vita ruota attorno ad un'unica piazza, la piazza centrale, e al lungomare. Qua è bianco, tutto bianco nella
migliore delle tradizioni portoghesi. Dicevo, in questa chiesetta c'è un'ultima cena particolare perché è scultorea, quindi siamo più abituati forse alle ultime cene in pittura, qua invece la trovate tridimensionale. A quanto pare una cosa che mangiano tutti qua in questa cittadina sono le crepe sul bastoncino, crepe au Paulo, e possono essere sia dolci che salate. Mi ha detto la tipa che l'ha fatta che forse è una cosa brasiliana, non l'avevo mai viste. Formaggio cremoso, Nutella e cocco. Devo correre perché altrimenti perdo il bus per il traghetto. Ho dovuto fargli riaprire le porte perché stavo partendo, lo stavo perdendo. Sarei rimasto qui un'altra notte, il che non mi sarebbe dispiaciuto. La notte la passa invece a Madeira per l'ultima avventura atlantica, nel prossimo episodio. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.